Ciao, sono Fabio, pittore italiano. Oggi vi racconterò i segreti del menestrello. Intanto sotto ci sarà la musichetta medievale col flauto. Molto spesso mi chiedono quante ore ci hai messo per fare questo dipinto? Ma hai una reference fotografica? E come fai per i costumi? Dove prendi questo? Dove prendi quello? Allora ho deciso di realizzare un video per parlarvi della storia di tutto il processo creativo di questo dipinto. Quello da cui comincio è una visione, un'idea, un sogno a volte. Generalmente parto dalla ricerca di costumi e oggetti di scena per creare un'atmosfera. In realtà alcune volte sono partito dalla visione dell'idea e poi dopo ci ho associato il personaggio. Me sto in cartocè. Molto spesso i soggetti che dipingo sono persone di cui conosco la vera essenza, le loro caratteristiche principali, la personalità, a volte anche l'animo. In questo caso si trattava del mio amico Luke. Ciao a tutti, sono Luca, in arte Luke e sono il menestrello. Luke è una persona formidabile, è una persona stravagante e con un'allegria unica, davvero contagiosa. Luke è un mio amico e mi ha sempre colpito molto per queste sue caratteristiche, sia nel suo atteggiamento e sia perché è veramente un portatore di buon umore. Sì, io porto allegria, porto buon umore, perché il buon umore supera ogni cosa. Quindi la mia visione era di ritrarre Luke sotto forma di menestrello, un menestrello musicale, portatore di allegria e di felicità. Mi sento un menestrello tuttora, perché faccio musica, porto allegria, scrivo poesie. Io sono un menestrello degli anni 2000, del XXI secolo. Deve essere Luke qua vicino a me, poi al microfono lui magari, sai? Sì. A Fabio. Dimmi Luke. Per dare vita a questa visione e renderla un dipinto ci sono tantissimi passaggi da fare. Uno dei primi passaggi è pensare alla scena. Mi concentro molto intensamente su come voglio che siano, perché forse veniva più comodo parlare prima dei costumi. Una delle prime cose che faccio è capire i vestiti e gli oggetti di scena. Quindi parte una vera e propria ricerca per trovare dei costumi adeguati, interessanti, anche già pensati dal punto di vista pittorico. In questo caso ho fatto delle ricerche per cercare un costume da mettere a Luke per renderlo un vero e proprio menestrello. Mi sono divertito tantissimo a fare le fotografie, a vestirmi in maniera medievale. A volte faccio ricerche su internet, a volte mi reco in dei negozi che noleggiano costumi, a volte ancora cerco delle cose che ho a casa o in cantina e mi ingegno per trovare delle soluzioni. Per Luke sono stato a un negozio di costumi e dopo aver fatto diverse prove abbiamo trovato quello che secondo me era assurdamente perfetto, con dei colori incredibili, dei verdi, degli aranci. Luke si è trasformato nel menestrello. Indossando quel costume ho capito che era il costume perfetto per lui. Dato che come menestrello volevo che fosse musicale, mi piaceva l'idea di mettere in mano a questo menestrello uno strumento che però non fosse classico. Allora abbiamo fatto diverse ricerche e la mia assistente Michela ha scovato un flauto fantastico, sembrava veramente antico, fatto di legno con una forma particolare e poi da dipingere sarebbe stato interessantissimo, quindi perfetto. La parte divertente di più sono state le pose con il flauto, perché riprendeva molto, rispecchiavamo molto il personaggio. E i menestrelli dell'epoca erano le rock star che sono al giorno d'oggi. Un altro dei passaggi fondamentali è capire l'atmosfera che deve avere il dipinto, perché è tutto. Adesso parlo della foto. Aspetta. Scusa, cose di lavoro. I pittori di una volta, gli antichi maestri, per fare dei ritratti e dei dipinti, facevano studi su studi e tenevano i loro soggetti in posa per ore e ore, per giorni. Oggi abbiamo la fotografia, quindi uno dei miei vantaggi è quello di poter sfruttare delle fotografie per avere delle reference per poi dipingere. Per cui generalmente faccio tantissime foto ai miei soggetti fino a trovare quella perfetta o quelle perfette e usarne di più che mi sono utili per realizzare poi il mio dipinto. Per il dipinto del menestrello ho usato un fondale nero, come faccio molto spesso perché mi piace che ci siano dei contrasti forti e delle ombre che avvolgono tutto quanto il soggetto, e poi ho iniziato a giocare con le luci. C'è un momento in cui scocca qualcosa, a un certo punto succede come una magia, allora io vedo e sento che lì siamo nel momento in cui le foto sono quelle migliori. C'è qualcosa di inspiegabile, di impalpabile, in cui la scena è perfetta, il personaggio è perfetto, l'espressione è perfetta e allora lì scatto tantissimo. Io non sono un fotografo e non aspiro neanche a esserlo, io sono un pittore, quindi
quello che faccio a livello fotografico è poco tecnico, sono degli esperimenti, però so esattamente cosa voglio a livello di colori, di comunicazione, di atmosfera. E quindi è una ricerca molto lunga. Durante le foto ho lasciato che Luke si esprimesse. Io molto spesso durante le fotografie ai miei soggetti do delle istruzioni, però mi piace anche al contempo che emerga la personalità. Luke a un certo punto ha comunicato tutta la sua gioia di menestrello e le espressioni erano fantastiche, l'ho amato, e quando ho visto che stavano cominciando a venire fuori le foto giuste ero contento perché mi sembrava già di vedere il dipinto finito. Poi comincia il dipinto, per cui foglio di carta pastel matte incollato su un pannello di MDF con una certa solidità. Inizio un lavoro di studio con degli stabilo carbotello, quindi dove faccio una traccia con questi pastel pencil, e poi comincio con gessetti e pastel pencil a tirare fuori i colori, a studiare in modo che siano brillanti ed evocativi. Sul dipinto del menestrello ho passato qualcosa come un mese, mi ricordo che era il 2020 ed era il periodo di lockdown, quindi ho anche approfittato della pausa del mondo per chiudermi a chiave dentro il mio studio e dipingere. Beh, quando ho visto il quadro alla fine sono rimasto affascinato perché sembra vivo, perché rispecchia molto la mia personalità, perché io sono un menestrello, sono una brava persona, non dico che sono un clown, perché i clown fanno anche piangere, io faccio ridere la gente, sto al centro della festa, porto buon umore dove là c'è una lacrima che cade. Udite, udite, Madame Messeri, il menestrello del buon umore è qui per voi. Cos'altro c'è da dire? Ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube, di lasciare un like e di attivare la campanella per avere altri aggiornamenti, ma soprattutto per scoprire i segreti degli altri miei dipinti. Alla prossima!